ナ農場に、やってきました。今日は2日目なんですけれども、昨日はミーティングをして、今日はやっとお天気が良くなり、お日様が顔を出してくれて、今から、オリーブの畑を見に行きます。お付き合いどうぞよろしくお願いします。Is it safe to say that I know that you've been trying? Will it last the day? I don't know, but we'll be trying. このカペッツァーナのオリーブオイルの出会いは22年前になります。私の親友がカペッツァーナに行こうと声をかけてくれて、ランチに招待していただいて、その時にまだ伯爵ウーゴ・ボナコシ伯爵も元気でいらして、で一緒に搾油所に案内してくれたんですけど、その時に絞ったばかりのオリーブオイル、ちょうど収穫の時期で、たまたま飲んでごらんって言われて差し出されたオイルを飲んだ時に、あまりにも衝撃が走って美味しすぎて、でそれが新オイルだったんですね。でその出会いから1週間も頭の中がオイルしか考えられなくて、日本に帰ってもちょうどその後すぐ日本に戻ったんですけれども、まだ東京に住んでいて、でその時にオンラインショップをやっていたので、こんな出会いがあって一緒に買ってくださる方いますかっていうふうに声をかけたところ、すごくたくさんの方が賛同してくださって、その年から思いがけずイタリア食材というかオリーブオイルを紹介することになりました。今考えると本当になんか奇跡の出会いとも言えると思うんですけれども、そのおかげで今私は素晴らしい生産者さんとの出会いっていうのが一番自分の中にエネルギーくれるし、こういうすごい自然が与えてくれる恵みをそのままにベストな状態で伝えようとする方々と一緒に仕事をできることがものすごく大きな原動力と喜びになっています。手が生み出す力、その収穫する力だったり、あるいはその搾油所でもものすごい何十年も経験を積んだ方々が受け継ぐ知恵っていうものにものすごく惹かれるんですね。それはジャムでも一緒ですし、ハーブでも一緒ですし、パスタでも一緒ですし、なぜイタリアがこんなに好きかっていうと、そういう人の知恵、自然と一緒になった長年培われた知恵っていうものにものすごく、あとはこの土地の文化と結びついていることにものすごく深い共感を覚えています。ですからこういう仕事をさせていただけること、あとその自然のものなので取れる年取れない年ありますけれども、そういったことを含めて毎年自然が運んでくれる味わいっていうのをお届けできることをとっても嬉しく思います。今年もぜひご期待ください。Ciao gatto, buongiorno, che bella questa annata. Sì. Ciao gatto. Mamma, bellissime righe. Dovrebbero anche ingrandirsi. Bellissime. これはオルチョって言ってオリーブオイルを入れる甕です。でこのオリーブオイルを入れる甕に初
初めて私がオリーブオイルを味わった、絞ったばかりのオリーブオイルを味わった時は、こういう亀がバーって並んでる場所がちょっと搾油所にあって、そこにもう本当に綺麗な緑色の液体がたくさん詰まってて、こうやって見せてもらって、そこから飲ませていただいた時に本当にその感動が今の仕事の原点になっています。このテラコッタを作る職人さんも今すごく少なくなってるみたいなんですけれども、で今は酸化しないように日本向けのものについては、こういうそのオルチョとかそういうものではなくて、ステンレスの、酸化しないようにガスも入れて真空の状態で保てるものに、1週間ぐらい休ませてから瓶詰めして日本に飛びます。2日間カペッツァーナで過ごしました。お付き合いありがとうございました。初日にすごくいいミーティングもできて、そして何よりもこの美しいオリーブの実をしっかり見れて、とってもちょっとジーンと胸にすごくいい収穫年なので感動しております。次の訪問がまた収穫時1ヶ月半先なんですけれども、こんなこと知りたいとか、こんなことが見れたらいいなみたいなことがあったら、ぜひコメント皆さんからお待ちしてます。そしてシェア拡散もお願いできたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。カペッツァーナ、トスカーナカペッツァーナからでした。Allora, Filippo, finalmente abbiamo belle olive. Allora, posso chiedere andamento di questo anno di Capezzana? Finalmente, dopo tante annate di difficoltà, quest'anno è andato un po' tutto per il verso giusto. Durante la fioritura a maggio ci sono state un paio di settimane di bel tempo che ha aiutato molto la fioritura, e poi c'è di nuovo stata pioggia. Ora ogni tanto arrivava. Siamo ancora in estate, ieri certo. È venuta una bella pioggia di questo di 25. È una leguminome. Quindi è stato al meglio, vedete, una bellissima produzione quest'anno, e finalmente quest'anno riusciremo ad avere un prodotto di altissima qualità. Sì, e poi già siamo all'inizio settembre, già così, abbastanza grande. Sai, quando il terreno è ricco di acqua, l'oliva cresce bene, quando c'è una bella carica come quest'anno, anche la sanità delle olive è garantita. Quindi siamo particolarmente soddisfatti. Sono davvero felice per voi, anche per clienti tutti che aspettano Capezzana. Allora Filippo, vorrei chiedere di nuovo, dopo più di 20 anni, bellezza di olio nuovo. L'olio nuovo è una primizia che in Toscana è aspettato con ansia da tutte le famiglie. L'olio nuovo ha una maggiore fragranza, viene fatto con tutte le olive ancora verdi, quindi ha bellissimi profumi, grandissima lunghezza in bocca, è assolutamente un prodotto molto ricercato. Infatti siamo molto grati a voi che fate questa spedizione via aerea per poter avere ai nostri amati clienti giapponesi già a novembre l'olio. Praticamente l'olio nuovo è allo stesso momento in cui viene consumato in Italia, si può offrire in Giappone, quindi di questo ti siamo molto riconoscenti. Sì, ma siamo davvero grati di
questa possibilità, che con grande aiuto da vostra operazione, perché durante la corta davvero fatica, confusione, ansia e organizzazione, non è facile tutto, ma nonostante tutto più di 20 anni ci aiutate sempre con grande disponibilità. Questo non Ci è posso... dispiaciuto negli ultimi anni non Sì, aver ma potuto però questo è darvi... anche per voi, perché c'è grande danno da voi. Ma perciò questa è la grande natura, decide, dobbiamo solo seguire. Comunque il Perciò- primo olio che parte da Capezzana parte per il Sollevante, parte per il Giappone. Grazie davvero, Grazie a te, veramente grazie a siamo te. onorati. Allora, adesso vorrei, siccome ci sono la gente che non sa ancora la Capezzana, vorrei anche considerare come speciale questo luogo magico, Capezzana, Ma per s- olive. Ma senti, l'olio rientra nel DNA di Capezzana. Sì, Questa è una delle zone dove l'olivo viene coltivato da migliaia di anni. sì, Qui l'olivio viene introdotto dagli Etruschi, le Sì. persone che vivevano prima dei Romani, quindi si sta parlando del 500, 700, 800 avanti Cristo. sì, quasi Sono 3.000. quasi 3.000 anni, sono quasi 3.000 anni. Quindi abbiamo degli olivi, delle piante che si sono adattate al nostro terreno, al nostro Certo. microclima, e quindi hanno plasmato il loro DNA per il nostro territorio. Lo sai che le piante hanno la capacità di accendere o spengere sequenze di geni, quindi si Certo. può dire che le piante hanno una memoria. Sì, certo. E qui è una memoria millenaria. Sì, Poi questa è stata la zona del Granduca di Toscana, sì, che anche loro avevano grande interesse nella coltivazione dell'olio, e ci sono state delle selezioni molto importanti. Quindi le varietà e le cultivar che si trovano qui a Capezzana sono sicuramente un valore aggiunto. sì, ma questo è il momento di Medici, cioè parliamo Questo 1400. questo nel Rinascimento. Rinascimento. Diciamo, dal Medioevo, dal fine Medioevo, dal 1200 al 1500 sono Sì, state fatte le grosse selezionate. grosse ricerche. Ma è incredibile. E poi l'altra caratteristica è che l'olivo a Capezzana non è una cultura di rapina, ma è una cultura che coinvolge tante persone. Pensa Certo. che dietro all'olivo abbiamo 80 persone. Sì, Quindi sempre. ci sono tantissima manodopera. Sì. Il segreto è il lavoro dell'uomo spesso. Sì, certo. Poi tutto l'anno, non è che voi Sì. fate solo raccolto, ma loro guardano con affetto Sì, tutto l'anno. vedete, tutti questi olivi Sì. sono potati tutti gli anni, Sì. sono puliti La a terra, quindi insomma si cerca di riaccorciare moltissimi i tempi di lavorazione, e abbiamo anche un potere di raccolta importante. L'altro grande segreto è che, avendo un frantoio Sì. all'interno della nostra fattoria, Mm. le olive che entrano nel pomeriggio vengono frante il giorno stesso durante la notte. Sì, Quindi un tempo estremamente corto, tutta la raccolta viene fatta a mano, sì, questo... tutto il trasporto è fatto in cassette, Sì. quindi cerchiamo di minimizzare, di accorciare i tempi Sì. dalla raccolta alla lavorazione, Sì. e credo che poche possono vantare di Certo, infrangere. anche questo è molto importante per la qualità di olio per spremere appena indubbio. raccolto, perciò Quindi si sta voi... parlando di un'acidità che è inferiore a 0,2. Sì, certo. Te sai che si può chiamare extravergine un olio che ha fino a ancora 0,8. 8. Noi si sta intorno a 0,14, 0,15, e anche Sì. il numero dei perossidi si considera un buon olio anche quando ha 14 di Sì. perossidi, che è il livello di ossidazione. Sì. Qui a Capezzana si sta generalmente intorno al 6, 5, Sì. 4, addirittura a volte 4, quindi insomma siamo Sì. abbastanza Sì. attenti a Sì. cercare di dare il prodotto migliore. E poi per me non ho mai assaggiato vostra eleganza di olio armonioso, grande freschezza, profumato, ma eleganza.
non amaro, non attacca, grande Diciamo che carità è ma eleganza insieme. È un olio gentiluomo. Sì, È un gentiluomo, come olio voi. che aggiunge un tocco di freschezza alle pietanze senza però andare sopra le pietanze. Sì, Quindi rispetto a altri oli anche toscani o italiani sicuramente è meno amaro, sicuramente è meno piccante, anche se un po' di pepe comunque specialmente l'olio nuovo sì, ce ma l'ha. molto Però ecco, credo piacevole. che sia uno dei segreti per cui il nostro olio possa essere considerato un grande olio internazionale. Sì, certo. Noi abbiamo il mercato internazionale che fa l'80% Sì. del nostro olio e sono oli soprattutto amati dai grandi chef, da quelli che hanno una grande attenzione nella selezione della materia prima, proprio perché è un olio rispettoso. Sì, certo. Un olio rispettoso per il cibo, Sì, quindi può essere utilizzato dal pesce alle paste. anche- Consigliamo sempre un utilizzo a crudo sì, certo. per guarnire e finire i Anche grandi piatti. vostro formaggio, anche vostro carne molto famoso per Toscana, tutta abbina perfettamente perché non copre materia prima. Sì, sì, insomma la nostra idea è quella, quindi avere degli oli che non siano troppo aggressivi. Credo che anche le nostre varietà permettono questo. Noi abbiamo Mescolare. parecchio moraiolo, che è questa oliva Sì. tipica toscana, Sì. che dà un sapore forse un pochino meno amaro rispetto Sì. a altre varietà come il leccino, Sì. che hanno questa chiusura molto amara e molto piccante. Quindi ecco, la caratteristica è l'eleganza. Sì, perfetto. E poi anche dicendo che amati internazionalmente, ho saputo anche per esempio anche Jamie Oliver arriva Sì. sempre per il suo Sì, uso suo, no? Jamie Per- Oliver, siamo alle Circus, siamo al River Café. Sì, Diciamo River che i Café. grandi chef Amano. fanno la corsa a prendere, Certo. a prendere il nostro olio. Sì. Grazie Filippo, Grazie veramente mille di sono essere venuto, grazie molto per onorati. questo bellissimo risultato da vostro grande Siamo fabbista. molto, molto contenti. Grazie. Poi tutte sanissime. Sì, ho visto bellissime, che bellezza, veramente mi fa piangere. Bellissimo. Sugoi 綺麗。たわわに実ってて最高です。